La radicalità dell'annuncio cristiano ha profondamente coniato le società europee. Questo è un fatto che spesso non viene visto, che spesso non viene sottolineato nella sua dimensione vera e propria, che meriterebbe di essere riflettuto in questo senso. La radicalità del messaggio cristiano, come sappiamo, non era una realtà, tra virgolette, rivoluzionaria in senso politico, come intendiamo le grandi rivoluzioni politiche. Il cristianesimo ha portato, anzi, una rivoluzione ancora più grande, ma una rivoluzione che era più grande perché era più profonda. Una rivoluzione nella nostra idea, nella nostra immagine di uomo. L'uomo è creato a somiglianza e immagine di Dio e attraverso la redenzione di Cristo l'uomo si ritrova in una universale fratellanza con gli altri. Quindi questa idea di creazione universale e di fratellanza ha scatenato una dinamica nella società che solo attraverso i secoli ha formato passo per passo e lentamente le nostre società. Infatti ci possiamo chiedere come mai, se il cristianesimo ha portato la grande uguaglianza di tutte le persone, come mai la schiavitù fu abolita in senso definitivo soltanto nel XIX secolo? Come mai, se il cristianesimo ha portato la fondamentale uguaglianza di tutti, le società cristiane medievali hanno portato avanti un sistema feudale fino alla modernità? Possiamo solo rispondere in modo tale che il messaggio universale dell'amore cristiano si è diffuso all'inizio a livello personale, a livello religioso, a livello liturgico. Infatti vediamo che nelle prime comunità cristiane, nel momento liturgico, il domino e il servo, il padrone e lo schiavo erano pari intorno alla stessa mensa. La stessa dinamica non è riuscita subito a sconvolgere le società. Se guardiamo al modello medioevale, anche se la società era profondamente determinata dalla fede cristiana, le strutture sociali non ha creato il cristianesimo. Era un mischio di vecchie strutture romane, germaniche e di altri influssi culturali. Il cristianesimo solo passo per passo è riuscito a formulare anche a livello politico la sua grande idea rivoluzionaria, ossia la uguaglianza della dignità di tutti gli uomini. Ecco perché il cristianesimo, anche nella modernità, sviluppa ancora una forza rivoluzionaria. Una forza che storicamente si esprime anche in modo dialettico, che come sappiamo si scatena anche contro la Chiesa in parte nella modernità. Ma sono idee profondamente cristiane che passo per passo, attraverso errori e orrori, come si suol dire, cercano e riescono a rivoluzionare, a portare avanti una società e a formare finalmente una società di cui benefici oggi fortunatamente siamo in grado di vivere. Una società in cui gli uomini hanno uguale dignità, sono riconosciuti per un elemento innato in loro che nessuno Stato, nessun potere può mai dare a loro o togliere a loro. Questa è una grande forza culturale del cristianesimo che solo col tempo, attraverso tanti secoli, è riuscito anche ad imporsi socialmente. Ecco perché concepisco spesso il lavoro della dottrina sociale della Chiesa, il lavoro che riconosciamo anche nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI, come un lavoro, io direi, archeologico. Dobbiamo di nuovo renderci conto della grande portata culturale, dei valori, della portata cristiana, di quei principi che profondamente segnano la nostra società, che oggi spesso purtroppo tante persone hanno dimenticato, che secondo qualcuno rischiamo anche di perdere e che per il compito e la missione culturale che abbiamo dobbiamo mettere tutte le sforzi a riscoprirle, a renderle di nuovo culturalmente incisive, valide, a far capire nuovamente come in questi principi, come solidarietà, come sussidiarietà, si esprime non una cosa che diamo comunemente per scontato, ma una grande forza culturale. Ecco come mai il cristianesimo
anche oggi, esprime a livello sociale, non solo individuale, le sue idee rivoluzionarie di fraternità, di universalità, di dignità di tutti gli uomini. Questa sarebbe la rispettiva riflessione sociale che fa anche capire e vedere come mai questa idea molto individuale del primo cristianesimo non è tramontato nella sua rilevanza culturale, ma attraverso i fondamenti della nostra società ha trovato nuovi modi, una nuova modalità di esprimersi. Ecco il livello sociale, la riflessione sociale, ecco la dottrina sociale della Chiesa.